Ciao a tutti amici delle piante, io sono Crix e oggi vedremo come preparare un po' le nostre piante alla primavera. Anche se forse sono un po' in ritardo, ma fa niente. Prima di tutto parto con fare gli auguri alla mia bambina Morgana che spero che si veda perché è leggermente incinta e quindi diventeremo nonni. Cavano altri gatti in questa casa, abbiamo già 200.000, va bene così, grazie Morgana. Nel frattempo vi ricordo, se volete iscrivervi, ho un nuovo profilo Instagram sulle piante che si chiama Le Piante di Crix. Ogni tanto condivido qualche pianta con voi giusto per avere qualche informazione e mi piacerebbe però vedere anche le vostre, quindi è un ottimo scambio. Vi ricordo inoltre che c'è un gruppo su Discord che si chiama Garnet Team, vi lascio il link qui sotto, dove possiamo creare una community di scambio, di aiuto, di semplicemente amicizia riguardante le piante e non solo. Quindi andate sotto nei link e unitevi a me. Che dire, allora, sì, ammetto che so che siamo un po' in ritardo, però purtroppo sono stato preso con la casa, con le cose, il fine trasloco e tutto quanto, e quindi vi chiedo scusa se siamo un po' in ritardo. Diciamo che questo video sarà un promemoria anche per i prossimi anni, è un piccolo promemoria anche per adesso, per essere sicuri che abbiamo fatto tutto, io compreso, perché finalmente sta per arrivare la primavera, quindi le nostre piante, quelle che dormivano, si risveglieranno, quelle che devono fiorire, fioriscono. Di conseguenza diciamo che dobbiamo un attimo prepararle a seconda della tipologia. Ovviamente questi sono consigli generali per le piante, ma non è detto quindi che per tutte sia così, anche questo non è un must. Diciamo che per la maggior parte delle nostre piante deve essere così. Poi ovvio che per esempio col caldo i ciclamini non li metteremo fuori, come possiamo spostare fuori una pianta grassa, ecco. Ma ovviamente quindi prendiamo in maniera sempre molto generale questi discorsi, ma informiamoci sempre sulle nostre singole piante perché dobbiamo capire anche quali possono stare al sole, quali all'ombra e così via. Iniziamo con i nostri punti. Allora, con il ritorno della primavera, appunto, dobbiamo aiutare le nostre piante a riprendere il loro ciclo, a formare, allungare le radici, a crescere, e proprio per questo la prima cosa da fare in questa bellissima stagione sono la maggior parte dei nostri travasi. Sì, perché mentre è sconsigliato travasarle in autunno e inverno perché poi le radici avrebbero troppa terra attorno che tiene acqua d'inverno che ci mette tanto ad asciugare, quindi rischierebbero di marcire. Invece in questa stagione è perfetto perché così ricomincia un po' il caldo, l'acqua si asciuga di nuovo un po' rapidamente e di conseguenza le radici hanno tempo di crescere e di affondare bene per far crescere la nostra piantina o pianta che sia. Ovviamente non sempre si ha bisogno di un travaso, si ha bisogno di un travaso normalmente in tre principali situazioni. La prima e la più grave è quando una pianta sta patendo perché ha un terriccio non buono, perché è troppo bagnata e continua a essere tanto bagnata. Comunque i travasi di emergenza. Questi travasi di emergenza non sono quelli di cui andremo a parlare oggi. Comunque questo è uno dei tre motivi. Il secondo motivo di un travaso è quello che quando anche una pianta ha raggiunto sia la grandezza massima che voi volete farle avere o che potete farle avere, perché magari una pianta che tenete in salotto e non potete metterla in un vaso più grande in quello in cui già è. In questo caso si va a fare un travaso semplicemente per rinnovare la terra della pianta. Quindi normalmente di base io questa cosa qui la faccio ogni 2 anni. Allora vado semplicemente a fare un travaso di rinnovo della terra in modo che la terra sia di nuovo fresca, sia di nuovo bella, come chiamarla, sana, e di conseguenza così la nostra pianta sicuramente ne gioirà. L'altro motivo, che è quello sicuramente più importante comunque per far crescere le nostre piante in questa stagione, è quello appunto in cui una pianta non sta più in un vaso, ha le radici che escono fuori, richiede quindi una casa più grande e noi glielo dobbiamo dare. Normalmente i travasi vanno fatti in un vaso di 2 cm, massimo 3 cm più grande rispetto a quello prima. Proprio perché un vaso troppo grande rischia poi di dare marciume radicale alla nostra pianta
e se invece è poco più grande è pressoché inutile, perché poi in queste stagioni molte piante prendono proprio il volo come crescita, di conseguenza se andiamo ad aggiungere solo un 0,5 cm a un vaso di una pianta, le radici sono più o meno lì. Quindi io quello che vi consiglio è sempre dai 2 ai 3 cm, 3 cm sulle piante che possono permettersi di avere più umidità, più acqua, invece un 2 cm per le piante che possono permettersi di averne meno. Ovviamente molto semplice, voi alzate le vostre piante, guardate sotto, se vedete che escono le radici allora significa che la pianta è bella piena. Se anche d'inverno la terra si asciugava molto velocemente, vuol dire che comunque la pianta anche in questo caso ha tantissime radici e normalmente assorbe bene, quindi anche in questo caso normalmente ha bisogno di un travaso. La seconda cosa importante che andiamo a fare in questa bellissima stagione sono appunto gli spostamenti, quindi se abbiamo una serra fredda è il momento di aprirla, togliere il nylon o spostare le piante all'interno. Le nostre piante all'interno che possono stare fuori vanno sicuramente spostate, come per esempio le succulente, come per esempio se avete, che ne so, la mandevilla, piuttosto che io per esempio in questi giorni ho spostato la mia musa, la musa bajo, comunque il banano. Mi raccomando, per ogni pianta dovete informarvi però che possa stare alla luce del sole, o se non può stare alla luce del sole dovete spostarla di conseguenza. Tutte le piante che però spostate dall'interno all'esterno fate bene attenzione ad abituarle al sole poco per volta, perché se specie sono piante che hanno filato, ma anche quelle che per fortuna non hanno filato, comunque era una posizione già abbastanza giusta anche in questa stagione, metterle direttamente da poca luce a luce diretta del sole potrebbe, se non ucciderle, rovinare qualche foglia, ed è un peccato. Quindi magari lasciatele un'ora al giorno, magari non nelle ore più calde, per poi andarle a mettere in sole parziale e così via, finché non si abituano praticamente a un'esposizione diretta. Comunque di pianta in pianta è sempre consigliato informarsi e guardare. In altro caso invece ci sono piante tipo i ciclamini che io normalmente lascio fuori. In questa stagione qua li vado a spostare perché li vado a mettere appunto in una zona con meno luce, con meno sole, perché potrebbero patire alla luce diretta. Quindi mi raccomando, facciamo gli spostamenti fatti bene. Un'altra cosa importante, anche se so che siamo un pochino in ritardo, sono la semina o il piantare dei bulbi. Per esempio un po' di giorni fa io ho messo tantissimi tulipani, tantissimi narcisi e così via. Potete seminare piante che metterete in orto piuttosto che orto sul balcone. Se avete giardini o volete qualche pianta particolare che magari avete i semi dell'anno scorso o comunque in cui comprate i semi su internet, mi piacerebbe poi fare un video. Io per esempio semino in mini serre di plastica che tengo in casa, faccio nascere le piante e poi le porto all'esterno. Faremo poi un video dove faccio questi passaggi qua, dove vi consiglio anche un sito bellissimo che ho comprato tantissimi semi e vi faccio vedere quelli che ho acquistato io. Ovviamente quindi la semina non è solo per le piante dell'orto, ma qualsiasi altra pianta. Anche in questo caso però ci sono piante che invece vanno seminate col freddo, vanno lasciate al freddo prima, quindi anche in questo caso comunque dobbiamo informarci come sempre di pianta in pianta, però normalmente questa è la stagione perfetta sia per i semi sia per i bulbi. Un'altra cosa importante che dobbiamo riprendere a fare, sicuramente molto importante, sono le concimazioni e le annaffiature. Prima, tra riposo vegetativo, tra le piante che non crescevano molto, le concimazioni per alcune piante, quindi in inverno e in autunno, vanno sospese o comunque diradate. Molto di rado va concimata una pianta nelle stagioni fredde. Invece adesso le piante riprendono il loro vigore, riprendono la loro crescita, quindi richiedono di nuovo dei nutrimenti per crescere bene, crescere forti e crescere sane. Quello che vi posso consigliare è di segnarvi sempre una pianta quando la concimate, in modo da non sbagliare, magari a concimarla troppo spesso o concimarla troppo poco, ma sempre di andare giù di giudizio. Anche in questo caso dipende da pianta a pianta. Ci sono piante come per esempio i gerani che noi concimiamo ogni 15 giorni, ci sono piante come per esempio
la pianta del caffè arabica che ho in casa la concimo una volta al mese, quindi anche in questo caso le concimazioni dipendono un po' da pianta a pianta. Io utilizzo un'app che vi presenterò prima o poi, che praticamente mi dà un promemoria ogni qualvolta io, che ne so, una pianta ho impostato che va concimata una volta al mese, passati 30 giorni da quando l'ho concimata l'ultima volta mi arriva una notifica, quindi non sbaglio, vado sul sicuro. Prima di concimarle però bagnate sempre la terra, in modo che così la pianta assorba meglio i nutrimenti. Le annaffiature, quindi, come la pianta richiede nutrizione, richiede anche idratazione, quindi anche qua ci sono piante e piante. Io per esempio la camomilla l'avevo seminata l'anno scorso, quest'anno finalmente era abbastanza grande da poterla mettere fuori tra l'orto e le uova, l'ho messa, e in questo caso lei mi sta chiedendo veramente molta acqua. Per esempio la devo bagnare tutti i giorni perché qua secca molto facilmente e la pianta si affloscia leggermente. Quindi anche, mi raccomando, non seguite dei giorni prestabiliti per bagnare le vostre piante, ma andate sempre a vedere, perché una pianta può richiedere che sia asciutta prima di essere bagnata di nuovo. Il problema è che magari fa 2 giorni di pioggia ed è tanto umido, ci mette 12 giorni ad asciugare, magari siccome queste stagioni sono un po' pazzerelle, fa un caldo particolarmente secco e asciuga in 6 giorni, quindi al settimo dovreste andarla a bagnare. Ovviamente anche qua ci sono piante che vanno lasciate umide, piante che bisogna aspettare che il terriccio si asciughi prima di bagnarlo di nuovo, altre piante invece che bisogna aspettare molti giorni da quando è asciutto, come la maggior parte delle succulente, quindi lì dipende un po' dall'esposizione, dall'umidità, ma anche dal tipo di pianta, quindi anche in questo caso informiamoci bene. Detto questo, direi che ho detto tutto. Magari farò poi un video apposito anche sulle annaffiature, come le bagno io, quali metto a bagno, quali bagno da sopra e così via, così magari vi do 2 consigli su cui io mi trovo bene, ma questo è un video a parte. Allora, questi erano i 4 punti principali che io faccio ogni anno in preparazione alla primavera. Sono felice che arriva questa stagione, ho tantissime piante fiorite che mi riempiono di orgoglio. Mi piacerebbe sapere se voi utilizzavate già questi punti o se vi sono stato utile nello spiegarveli, e se sì o se no, se avete altri punti, altre cose che fate per preparare le vostre piante appunto in questa stagione. Detto questo, mi piacerebbe tantissimo anche vedere le vostre piantine, quindi andate su Instagram, sulle piante di Crix, fate una bella foto alle vostre piante messa come storia e taggatemi, così magari conosco anche qualche nuova pianta che non ho e che mi interesserebbe avere. Perfetto ragazzi, spero di avervi detto tutto e non aver dimenticato niente. Ho dovuto registrare 2 volte questo video perché il cellulare era impazzito, aveva iniziato a dare problemi, solo che me ne sono accorto quando avevo finito la registrazione. E quindi niente, alla prossima, vi mando un grande abbraccio, ciao da Crix. Ciao Morgins, faresti vedere la tua gravipanza? Ehi? Va bene, grattati in pace.